Ciao, io sono Valentina e voglio mostrarvi la mia Filofax Pocket Eco Essential. Intanto ho comprato questo modello semplicemente perché costava poco, non è come gli altri modelli della Filofax in pelle, ma è tipo in cartoncino. Comunque ce l'ho da qualche mese già e è praticamente ancora come nuova, quindi anche essendo in materiale diciamo alternativo è anche molto resistente e principalmente l'ho presa per i refill interni perché mi interessavano ed era l'unica agenda disponibile con i separatori mensili già inclusi. Quindi faccio vedere l'interno. Allora, come prima pagina ho messo delle informazioni personali in caso di smarrimento e in caso di emergenza. Questo è un refill che ho fatto io con Canva. E qui ho messo un segnalibro e alcune spillette, delle pin, non so come si chiamano in italiano, perché mi sono sempre utili. Poi una foto di me con la mia famiglia. Qui dentro c'è un disegno che ha fatto mia figlia per me, che lo porto sempre con me, è un arcobaleno. Poi ho comprato separatamente all'agenda questo refill con i post-it perché ogni volta che devo prendere un appunto i post-it li uso sempre, non tanto questi qui fini, ma questo qua per prendere un appunto e poi me l'appiccico nella pagina che mi serve. Quindi quando ho visto questo tab l'ho subito comprato. Questo è un calendario che ho stampato io, non si legge niente, però siccome mi piaceva, l'ho sempre impaginato con Canva, cioè questa parte l'ho trovata fatta. E ho semplicemente tolto il compleanno, qui era a settembre, quindi ho fatto una piccola modifica e ho messo, siccome io faccio gli anni a maggio, ho messo lo Snoopy del compleanno a maggio. Non si legge, però a me piaceva avere il calendario con Snoopy, ho detto, vabbè, lo tengo come decorazione. Questa è l'unica cosa decorativa che c'è nella mia agenda, perché poi per il resto io l'agenda non la decoro. E qui cominciano gli inserti che mi interessavano, motivo per cui ho preso questa agenda, che sono quelli mensili. Non li ho visti venduti separati e questa era l'unica agenda che aveva questo tipo di tab. Allora, ho lasciato soltanto i mensili, questi qui, questa vista qui, adesso siamo a luglio e quindi tutti i mesi interni, i settimanali, diciamo, li ho tolti. Nel mensile di solito scrivo i compleanni, le festività, mi appunto, e degli appuntamenti molto importanti come promemoria, cioè quelli che non scrivo sul settimanale, lo scrivo nel mensile per ricordarmi, così ogni mese guardo il mensile e riporto questi appuntamenti importanti a lungo termine nel settimanale. Quindi come ho detto, ecco, abbiamo febbraio, marzo, aprile, vedi, segno anche per esempio le feste, quelle diciamo tra virgolette minori, come la festa del papà qui. Questi sarebbero due baffi, li ho disegnati proprio brutti. Ma maggio, giugno, ecco, luglio. Qui già ho segnato un po' più cose. Io sono in tirocinio per diventare operatore sociosanitario e qui ho segnato la lunghezza del tirocinio e altri dati che mi servono, altre cose che mi servono. E questo è il settimanale, sono i refill quelli predefiniti dalla Filofax. Allora, ok, posso farvi vedere questa pagina. Allora, qui avevo provato la scrittura in nero, io uso la 4 colori che tengo qui. Poi però avevo... ecco, qua invece ho iniziato a usare il blu perché la penna blu mi piace di più. Per i colori che uso della 4 colori, ma un po' come mi capita, insomma, delle cose che spiccano, le voglio mettere in rosso,
Se no, diciamo che alla scrittura nero preferisco usare la penna blu, questa è proprio una cosa mia. Il righello qui in cartone non mi fa impazzire, ma finché dura me lo tengo. E mi piace molto il fatto del refill settimanali della Filofax, che c'è per ogni settimana indicata qui il mese e la settimana evidenziata. Questa è una cosa che per me è utilissima, è per questo che io adoro i refill della Filofax. Poi, qui possiamo sempre andare avanti, ma le cose non cambiano. Questo è settembre, che ancora non ho compilato. Dopo i mensili, questo è dicembre. Allora, ho comprato come refill aggiuntivo questa mappa che penso non userò mai, ma mi piaceva e quindi ho deciso di spendere questi soldi in questa mappina colorata. Dietro ci sono anche i fusi orari. I fusi orari mi potrebbero essere utili perché io ho dei cugini che vivono all'estero e quindi magari per mandargli un messaggio WhatsApp, per fargli una telefonata, almeno so i fusi orari. Siccome ce li ho sparsi per il mondo, questo è il motivo fondamentale per cui ho acquistato questa mappa e anche perché era carina. Siccome l'agenda non la decoro, qualcosa di carino me lo dovevo prendere. Dopodiché qui comincia la rubrica. Questa l'ho comprata a parte, il color crema non mi fa impazzire, l'avrei preferita magari bianca, ma no, non stiamo a guardare, diciamo, il dettaglio, perché una cosa fondamentale per me è portarmi dietro i numeri di telefono importanti. La mia più grande paura è appunto di rimanere senza il cellulare. Mi si spegne, lo perdo, qualsiasi cosa, almeno nell'agenda ho tutti i numeri di telefono importanti, quindi ho messo i separatori con questo refill. Non ve lo faccio vedere riempito perché sono dati personali di altre persone, con nome e numero di telefono. E qui ci sono tutte le iniziali, proprio come la rubrica classica che si usava una volta quando non c'erano gli smartphone. Finita la rubrica, qui c'è una taschina che mi hanno dato con l'agenda. Poi qui che ci sta, le spese, sì, va bene, ve le posso far vedere, non è. Allora, volevo comprare i refill per le spese, soltanto che poi mi sono scordata. Non mi va di fare un altro ordine soltanto per i refill delle spese. Ho preso semplicemente, sono fogli normali con le righe, e ci ho segnato le spese. Ovviamente in verde le entrate, in rosso le uscite. E sono semplicemente, in realtà funziona benissimo anche così, perché non è che chissà quali grandi spese devo segnare. E quindi ho anche tranquillamente il foglio a righe. Poi acquisterò i fogli delle spese quando acquisterò i refill del 2025, tanto li prendo sempre dal sito della Filofax. E in fondo qui, allora, in realtà le altre Filofax qui hanno una taschina dove ci si può mettere un blocco note, che io ho comprato ma non ho verificato se questo tipo di binder avesse qui il posto per inserire. Infatti non ce l'ha e quindi non ce l'ho messo. Però ecco, io qua ho un foglietto che mi devo portare dietro, è una cosa privata, quindi non ve la faccio vedere, comunque è un normale foglio inserito. E qui sotto ci metto, ecco, dei fogli che mi devo portare dietro. Come ho fatto vedere prima, questa è la penna che uso per scrivere sull'agenda. Di 4 colori uso questa della Bic perché scivola meglio nel pen loop, perché ne avevo un'altra con l'impugnatura più ergonomica, quella un po' morbidosa, però non riuscivo bene a inserirla e disinserirla. Quindi questa della Bic è liscia, io poi ho il colore tradizionale, ma in cartoleria le vendono anche rosa, gold, insomma di vari colori, anche più carini di questa. Io adesso ho questa. Quando finisce sicuramente la comprerò rosa perché il rosa mi piace. Ma invece per l'agendina dei colori disponibili preferivo questo nero più neutro.
Ed ecco, questa è la mia agenda. Lo so che non è un'agenda decorata, lo so che non è un'agenda di quelle fighe come si vedono con i refill fatti su misura, però questo è il mio metodo, mi ci trovo bene, l'agenda la guardo almeno una volta al giorno. Non ho mai tantissimi appuntamenti ed è per questo che ho scelto il formato Pocket, avrò massimo un paio di appuntamenti al giorno, però fondamentalmente ci scrivo, ecco, gli orari di lavoro, in questo periodo è il tutoraggio, scusate, in questo periodo è il tirocinio, che poi ovviamente diventerà lavoro, e quindi ci scrivo i turni, ci scrivo qualche cosina da fare, tipo ricordarmi che ne so di fare la spesa o se in famiglia andiamo da qualche parte, ne so, gita al lago, ci scrivo questa cosa. Quindi non ho tantissimo da segnare, questo formato piccolino va benissimo. Tra l'altro, questa versione qui Eco è più piccola di pochissimo rispetto a quella in pelle, però io ho una borsa che non è grandissima e c'entra nella borsa tranquillamente perché è grande più o meno quanto il mio portafogli. Ecco, questa è la mia mano. Guarda, ho qui un pacchetto di fazzoletti, guarda, è leggermente più grande del pacchetto di fazzoletti, per dire. Quindi non ve lo posso far vedere con il cellulare accanto perché sto registrando col cellulare, però ecco, per farvi una, un rapporto, se posso dire, saranno due pacchetti di fazzoletti. Prendiamo un altro pacchetto di fazzoletti, ecco. E un terzo pacchetto qua. Aspetta che ho un vedo chiaro. Ecco. È così, diciamo, la dimensione. È veramente molto piccola, quindi è molto comoda da portare dietro, perché io non riesco a segnare niente sul telefono, cioè sono veramente analogica come persona. E niente, quindi questo è oltretutto è il mio primo video, quindi lasciatemi un commento sotto al video se volete sapere altre notizie, curiosità su questa agendina, su come la utilizzo, su come è questa Filofax particolare. E niente, grazie per aver visto il video. Ciao!